Varanasi, città sacra sul fiume Gange, è una delle città più affascinanti e controverse di tutta l'India. Nella complessità di questo enorme paese, Varanasi è una città simbolo che riassume emozioni, contraddizioni e atmosfere suggestive. Ponte tra la vita e la morte è una città difficile da spiegare, ma siccome è una delle principali attrazioni che volevo vedere in India, cercherò per quanto mi è possibile di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza e soprattutto le emozioni che ho provato camminando per i vicoli e i ghat di questa città. La mia visita a questa città è iniziata veramente presto, ancora prima dell'alba. Sto infatti facendo un tour in barca per vedere poi l'alba direttamente dal fiume, dal Gange, e in questo momento stanno facendo una cerimonia che penso sia sacra. Tra le più antiche città al mondo, tra quelle ancora abitate, Varanasi mantiene viva la propria tradizione religiosa, frequentata durante la sua lunghissima storia da milioni di pellegrini, studiosi, uomini saggi e semplicemente molti curiosi come me. Un'esperienza imperdibile è quella di noleggiare una barca per vedere i ghat di Varanasi mentre si naviga sul fiume. Esperienza indimenticabile che ti permette di avere una prospettiva unica sulle azioni quotidiane che si svolgono nei ghat. Tour in barca appena finito, alba vista. Vi consiglio di farlo un tour e vi auguro di trovare una guida che vi spieghi un po' tutti i vari procedimenti, processi e quello anche in cui loro credono. Ed è molto interessante. A me è piaciuto parecchio, è durato più o meno un'ora e mezza. Se venite a Varanasi ci sta a fare un giro in barca all'alba. Varanasi è la città più sacra degli induisti, che devono raggiungerla almeno una volta nella vita e immergersi nelle acque sacre del Gange da almeno 5 ghat. Questo per purificare l'anima dai propri peccati. I ghat sono queste scalinate che scendono fino all'interno del fiume. Pensate che in tutta Varanasi ci sono 80 ghat e il primo, il più lontano da dove siamo in questo momento, si chiama Varana e l'ultimo invece si chiama Assi, ed è per questo che infatti la città si chiama Varanasi. Interrompo brevemente questo video solo per dirvi che se come me amate viaggiare, allora dovreste seriamente pensare a farvi una buona assicurazione di viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Io l'ho fatta con Eimondo e penso sia una delle migliori assicurazioni esistenti. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, così trovate spiegato tutto quanto e soprattutto potete capire qual è la polizza che fa più al caso vostro in base al vostro tipo di viaggio che andrete a fare. Tra l'altro, se sottoscrivete l'assicurazione tramite il mio link avrete il 10% di sconto, direi quindi un ottimo affare, no? Detto questo, direi di tornare subito al video. Per me è pazzesco pensare che le persone, gli induisti, vogliono lavarsi nelle acque del Gange, che è sicuramente sporchissimo, inquinatissimo. Questo fiume io non lo tocco nemmeno con un dito, però loro ci credono che sia un fiume sacro e devono lavarsi, devono farsi il bagno in queste acque.
Tuttavia non si viene a Varanasi solo per bagnarsi nelle acque sacre del Gange. Infatti, il sogno di tutti i fedeli induisti è quello di morire ed essere cremati qui. Il motivo è molto semplice. Secondo la religione induista, Varanasi è l'unico luogo al mondo dove si può sfuggire al samsara, ovvero il ciclo eterno di reincarnazione, per raggiungere finalmente il moksha, cioè la liberazione. Per fare questo, il corpo deve essere cremato e le ceneri sparse nelle acque del Gange. Una delle cose che più mi ha stupito è che la cerimonia di cremazione è pubblica e chiunque può assistere, tranne le donne della famiglia. Il loro concetto di morte, infatti, è completamente diverso dal nostro. Per noi è un tema che spaventa e il lutto familiare è un'esperienza privata, spesso accompagnata da molte lacrime. Per loro, invece, è una fase normale della vita, accessibile anche agli occhi estranei. Non c'è differenza, ad esempio, tra mangiare in pubblico ed essere cremati in pubblico. Inoltre, non si devono versare lacrime perché sono di cattivo auspicio per il defunto. Gli induisti pensano che la cremazione sia fondamentale per purificare l'anima dai peccati. Il principale ghat crematorio è il Manikarnika Ghat. Qui l'attività di cremazione avviene 24 ore su 24. Sempre uno spasso attraversare le strade dell'India, raga. Macchine, scooter ovunque, risciò, gente, clacson. Che caos, che caos! Vi faccio vedere l'ostello dove sto dormendo in questi giorni a Varanasi. L'ho scelto perché la posizione è centralissima, siamo infatti nel centro di Varanasi e a 2 passi dai Ghat e si chiama Mona Lisa Hostel. E questa è la camera dove ho dormito in queste 3 notti, è un dormitorio con 4 posti letto, molto semplice, molto basic, ve lo faccio vedere. Questo è il bagno. Ma il pezzo forte ovviamente di questo ostello è sicuramente la sua terrazza, perché ti permette di avere una bellissima vista su tutta la città e sul Gange, guardate. Anche alla sera a Varanasi fanno una cerimonia molto importante, molto sentita per gli induisti e ovviamente la fanno nel Ghat principale che c'è qui a Varanasi e in questo momento stiamo proprio andando lì per Il Ganga Arti è una cerimonia induista che viene svolta 2 volte al giorno, all'alba e al tramonto. Si tratta di un rituale dedicato alle sacre acque della dea Ganga, raffigurazione naturale del dio Vishnu. Il Ganga Arti è un rituale di grande importanza nell'induismo e nel valore folcloristico della cultura indiana, ricchi di una complessa simbologia espressiva. Raga, ci saranno centinaia, se non migliaia di persone, pazzesco!
Cari amici viaggiatori, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Devo dire che Varanasi è sicuramente una città che, se avete tempo e se riuscite, va visitata. C'è questo contrasto molto forte, molto netto tra vita e morte che mi ha affascinato parecchio, quindi sicuramente se riuscite veniteci e passate qualche giorno e cercate di capire anche voi che cosa vi dà, che emozioni vi dà questa città, perché è sicuramente una città molto particolare, unica probabilmente in tutto il mondo, e quindi va visitata. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa serie di video sull'India vi siano piaciuti. Probabilmente ne arriverà ancora uno sui costi, su quanto ho speso in un mese qui in India, e magari anche una top 10 dei posti più belli che mi sono piaciuti, ma domani mi sposto e andrò a visitare un altro paese e quindi sono super emozionato. Il mio viaggio senza scadenza ovviamente non è ancora finito, ma andremo a visitare ancora tantissimi paesi. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, mi raccomando lasciatemi un bel like, commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!